Ok, Romina, ti dico questo, vai alla causa della tua apatia, causa esoterica. Mm. Mi vedo galleggiare proprio sdraiata, piatta sull'aria e mi ci trastullo, mi ci rilasso, mi ci trovo bene. Mm? Cosa c'è intorno a te? Eh, Aria a perdita d'occhio, c'è cielo, È sotto di te? ehm, sotto in lontananza, molto molto lontano, vedo il pianeta Terra. Cioè vedo qualcosa che ricorda la Terra. Mm. E te non interessa andare a vedere cosa c'è lì? No, perché mi sto troppo cullando, mi sto ben cullando qui e in quel momento presente ci sto benissimo, troppo bene. Monica, esotericamente parlando, cosa sono le nuvole? Allora, dunque, adesso vedendola nella prospettiva di Zeus, mi fa vedere come ehm, degli oggetti, delle strutture attraverso cui lui nasconde. Poi, invece, vedendola da un punto di vista, eh, adesso faccio un po' un discorso un po' strano, no? Del cavallo, vedo che è come se fosse una specie di prateria in cui il cavallo corre. Cavallo, lo spirito. Il cavallo, lo spirito, e inteso in senso più ampio, è come se fosse eh, una creatura e una creazione molto vicina alla sorgente. Pegaso. Per esempio, Pegaso. Cos'è Pegaso? Cioè, per come vedo io, l'origine, no, di questa Matrix l'abbiamo visto tante volte, è fatta dal ragno, no? Però in realtà io vedo il numero 12. E il 12 sono le 8 zampe del ragno, ma le 4 zampe del cavallo. Quindi, se è vero che da un lato questa creazione è fatta dal ragno, per cui c'è la sua ragnatela, è anche vero che c'è la presenza del cavallo. E quindi lo vedo eh, come creare una realtà opposta. Ok? Se da un lato il ragno può creare un tipo di nuvola filamentosa che ricorda una ragnatela, che è un po' anche richiama, no, le scie chimiche. Infatti spesso nel cielo vengono disegnate delle X, ok? Che simboleggiano proprio il ragno. Invece il cavallo restituisce, diciamo così, alle nuvole eh, il senso di libertà. Infatti vedo che è come se fosse un prato sospeso nel cielo sopra cui lui corre e si può spostare anche più velocemente. Quindi lo spirito, l'eterico, è il Di cavallo. più, Di di più. più, perché è come se fosse lo spirito, ma della sorgente. Mm, Lo mm. spirito tutto scritto in grande. Domandona, Monica, ma la parte eterica, un po' sottovalutata perché tutti sono concentrati sulla parte subliminale, di fatto ha generato la parte subliminale. Allora, certo dipende sempre che senso diamo alla parte eterica, perché se lo intendiamo come spirito vitale, allora no, ma se lo intendiamo come spirito inteso come coscienza, grande coscienza, sì, Mm, mm, mm. Tutto è nato da lì. sì, 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 inteso in questo modo, sì. Stai vedendo qualcosa, Romina? Il cavallo, stavo vedendo il cavallo perché mi risuona proprio tanto in questi giorni. Chiamiamo insieme Pegaso.
Il cavallo alato bianco. Come lo vedi, Monica? in contrapposizione a questo ragno che è nero lucido, con però le sue 13 macchie rosse, no? Sul dorso. Ehm, Lo vedo proprio con questi occhi molto dolci, molto grandi, ehm, scuri, marroni scuri, con questa criniera quasi sembra di seta. E queste ali che sono bianche, ma con dei riverberi color argento. E questi zoccoli che sembrano quasi fatti di quarzo ialino. Io non resisto, entro nella scena e lo accarezzo. Eh, Come si fa a resistere? lo Gli baci occhi dei anche sul cavalli, muso. sì, gli occhi dei cavalli, cosa sono? Belli. E ci parliamo telepaticamente. Cosa ci diciamo? E lui ti dice, stai vicino all'essenza. Vedo che tu piangi e appoggi la tua guancia sinistra sul suo muso. C'è anche Romina? Ci sei anche tu? Sì, Romina vedo che è a cavallo, è salita su in sella, cioè in realtà senza sella, sull'orso del cavallo. E tu? Io sono di lato in piedi che accarezzo ehm, lateralmente le sue zampe. Ha una coda bellissima, bianca, sembra quasi uno spolverino molto fitto. Dove ce ne andiamo con lui? Vi porto nel cuore dell'amore. Andiamo. E siamo usciti dagli anelli di ghiaccio, quindi siamo andati oltre i confini che noi conosciamo della Terra e ci ha portato su una specie di isola, direi, in cui c'è un'erba molto fitta, bassa, un po' strano. Adesso vedo che tu stai andando a prendere una noce di cocco, la stai spaccando, hai dato da bere a lui e stai dando dei pezzi di cocco a noi. E ogni volta che vedo che dai un pezzo di cocco, questo cocco scintilla. Lo vedo proprio colpito dalla luce del sole. Il sole più forte di come noi lo conosciamo. E vedo che è come sorridente. Ci sono tanti uccelli colorati. Vedo che tu ce li hai sulle braccia. Ti beccano così leggermente, come facessero un po' di solletico, come se dessero un po' di baci. In particolar modo ce n'è uno che ha delle piume molto lunghe, blu e arancioni. E Romina cosa fa? È salita su un albero e sta guardando tutto dall'alto. È come se stesse scattando delle fotografie con la sua mente, per poter poi riprodurre tutto questo nei suoi disegni. Come se poi facesse un grande murales che rappresenta una di queste scene che abbiamo vissuto con il cavallo. Romina, cosa vuoi aggiungere? Mi sento un po' commossa perché questo cavallo è potentissimo, è dolcissimo. Mi immagino proprio di accarezzarlo ed è lucente, luminoso. Monica, Pegaso, la parola Pegaso, al di là dei significati e dell'etimologia pura, quale senso ha esotericamente parlando?
mi dà una nebulosa di stelle, una grande luce, polvere, gas proprio, gas. Viene questa polvere di luce stellare, però è come se fosse ehm, una via d'uscita al gioco. Siccome noi abbiamo sempre visto il gioco come se fosse questo cartellone posizionato sulle nostre teste, caratterizzato da tutte le stelle, le costellazioni e quindi i racconti mitologici, nel caso mi risulta come se fosse una nebulosa stellare in cui c'è un portale, quindi un accesso per andare verso la sorgente. Mm. Quindi il cavallo alato porta alla sorgente. Chi è tornato alla sorgente ha usato Pegaso? Ci è andato con Pegaso? Mi viene necessariamente sì.